Anni di Velut Luna. Siamo molto orgogliosi, felici, onorati di ospitare questo evento la prossima settimana qui nel nostro showroom a Calco con Marco Lincetto. Ci sarà anche Giuditta Franco, una delle artisti degli artisti dell'etichetta Velut Luna, una ragazza giovanissima che però ci sembra assolutamente con tutte le carte in tavola per fare grandi cose, quindi una voce strepitosa che troveremo, rispolvereremo in chiave bossa nova. C'è proprio un album di Velut Luna, Retrato Brasileiro, dove potete, diciamo, godervela al meglio possibile, assolutamente. Ma chi è Velut Luna e perché proprio qui nel nostro showroom a Calco? Velut Luna è l'etichetta discografica fondata dall'ingegnere del suono Marco Lincetto. Chiunque abbia approcciato nel mondo hi-fi da ormai diversi anni si sarà imbattuto sicuramente in qualche suo video o ancora meglio in qualche suo disco, in qualche sua incisione. Bene, da circa appunto 30 anni con Velut Luna, ma già molto prima Marco stesso ha portato avanti un principio fondamentale, il principio di acquisire non solo l'evento, non solo la musica, le note, le onde, quindi non solo la parte puramente tecnica del momento musicale, ma l'emozione che quel momento porta con sé. Quindi Velut Luna è una delle etichette che come essenza quella di non toccare, di tenere al minimo la manipolazione, ma soprattutto di mettere insieme appunto musicisti in un contesto, in un momento, in un contesto anche della loro carriera, della loro storia di vita e artistica. Ecco, ricreare quel momento e riprenderlo dal punto di vista audio nel modo migliore possibile, quindi di riportarlo a noi così come è avvenuto e non avverrà mai più, quindi quel momento è unico e storico. Questa è l'essenza di Velut Luna. Perché proprio da Alta Fedeltà Calco? Neanche a dirlo, per ricreare un evento così al massimo dell'alta fedeltà ci voleva appunto una struttura come la nostra. Quindi qui da Alta Fedeltà riprodurremo la prossima settimana in compagnia di Marco, che ci guiderà, ci racconterà il dietro le quinte anche delle sue registrazioni. Riprodurremo su un impianto che adesso vi descrivo le sue registrazioni, i suoi album principali. Bene, veniamo quindi, bando alle ciance, veniamo alla descrizione dell'impianto che utilizzeremo la prossima settimana. Allora, per semplificare lo riassumiamo in 4 punti principali: le sorgenti, vinile e super audio CD e super audio CD. La sorgente è l'elemento chiave degli impianti, nasce tutto lì, quindi se non curiamo questa, tutto il resto possiamo tranquillamente metterlo da parte, possiamo buttarlo, non otterremo niente. Per cui abbiamo scelto 2 elementi che ci stanno dando molte soddisfazioni. Uno è Mediterraneo 10 di casa Gold Note, e insieme ovviamente alla catena PH1000, e il mondo Marantz, la nuova serie 10, il Super Audio CD e CD. Fra un po' ve lo descriviamo meglio. Il secondo step, ovviamente, il sistema di diffusori e di amplificazione, preamplificazione. Utilizzeremo B&W Bauer & Wilkins, la serie 800, le 801 di 4, per un motivo molto semplice: Bauer & Wilkins è il riferimento ormai in tutti gli studi di registrazione, in molti studi di registrazione, e quindi il flusso musicale di quello della maggior parte degli album che ascoltiamo passa da Bauer & Wilkins, e quindi è un riferimento, insomma, assolutamente una scelta scontata, o quasi. Meno scontata può essere l'amplificazione, perché questo tipo di diffusori richiede veramente tanta energia, quindi utilizzeremo il mondo classe con la serie Delta, pre e i 2 finali monofonici, 2 bestioni assolutamente, che ci aiuteranno a gestire, a tirare fuori veramente il meglio da questi diffusori. Bene, al terzo posto chiave ci sono le connessioni o cavi. Mi raccomando, noi siamo sempre abituati a guardare il nostro impianto da davanti,
ma il nostro impianto inizia dietro, inizia con l'energia, col trasporto dei segnali e dell'energia. Utilizzeremo un brand che ha circa 30 brevetti, parliamo di brevetti, quindi una ricerca incredibile, è Wireworld. Quindi utilizzeremo sia connessioni di altissimo livello con le alimentazioni della serie Platinum, il top, fino magari a scendere. Andremo nei prossimi giorni a trovare la composizione giusta del nostro impianto. Quindi mi raccomando, le connessioni, i cavi sono la cosa assolutamente che non può mancare in un impianto di alto livello. Benissimo, infine, ma non per importanza, l'acustica della sala. Come sappiamo non può essere lasciata al caso, quindi cureremo la nostra sala con il mondo dei pannelli Astri e andremo anche qua a tirare fuori insomma il meglio possibile da questo ambiente. Dobbiamo ricreare un effetto live nel migliore dei modi. Bene, ora veniamo a uno per uno, vi approfondiamo un attimo le sorgenti col quale abbiamo a che fare e gli altri punti. Partiamo da Gold Note Mediterraneo X. Allora, Mediterraneo era un giradischi già in produzione di Gold Note. Gold Note, ricordo, un'azienda fantastica, made in Italy, totalmente italiana, di Firenze, che ha come filosofia quella di, diciamo, riportare, trasformare in arte quello che all'origine sono solo dei materiali. Ecco, l'ha fatto benissimo con questo giradischi, veramente bellissimo. Per il decennale, quindi per il suo anniversario di 10 anni, 2 anni fa, proprio qui da noi, ha presentato Mediterraneo 10, la 10ª edizione appunto di questo giradischi. Scusate, l'anniversario del 10° anno. Benissimo, finiture incredibili, ha questo materiale POM veramente affascinante, le linee curve non solo degli elementi estetici, ma sono studiate per ammortizzare le vibrazioni, quindi tutte le curve e il modo in cui sono messe sono uno studio preciso per andare a eliminare le vibrazioni che il giradischi genera. Vediamo il braccio super tecnico, il B7 di casa Gold Note, che è fondamentale per andare ad accogliere le testine di più alto livello della casa italiana, quindi ad esempio la Machiavelli, una testina MC veramente precisa e allo stesso tempo calda, quindi è in grado di tirar fuori veramente tutta la scena che serve, e così anche le altre testine a scendere. Bene, tutto questo non sarebbe possibile tirar fuori, diciamo, l'essenza di Mediterraneo senza un preamplificatore fono adeguato. Parliamo quindi del PH1000. Ragazzi, il PH1000, se siete appassionati veramente di vinili, è un oggetto che non può mancare nella vostra catena. Il PH1000, ovviamente, a parte la sua tecnica costruttiva, i dettagli del circuito, eccetera, la caratteristica veramente che fa impazzire è la possibilità di selezionare diverse curve di equalizzazione fono, di equalizzazione vinile. Sapete bene che RIA è solo una delle curve di equalizzazione. RIA è stata fondata, penso, adesso vado un attimo a memoria, anni 30, mi sembra anni 20, anni 30, è stata creata questa curva di equalizzazione per standardizzare la produzione di vinili e anche l'ascolto. Quindi prima, diciamo, di questo passaggio ogni casa produceva appunto il suo stile e quindi poi alla riproduzione dovevi conoscere come veniva fatto per andarlo a riprodurre al meglio possibile. Ecco, RIA ha standardizzato questo processo, ma molti vinili storici o comunque di case di produzione storiche come Decca o altri sono rimasti e hanno una curva di equalizzazione precisa, particolare. Col PH1000 voi potete andarle a selezionare, quindi ascoltarvi vinili d'epoca, di qualsiasi epoca e di qualsiasi etichetta, nel modo migliore possibile. Veramente un oggetto incredibile. Gold Note con questa catena, diciamo, ci ha dimostrato in un botto solo quanta passione ci mette veramente in creare questo tipo di oggetti. Bene, andiamo avanti. Abbiamo detto Super Audio CD e Super Audio CD con la serie 10 di Marantz. La serie è stata presentata, l'abbiamo presentata proprio in fiera
questo inverno è andata praticamente a ruba, quindi CD e Super Audio CD sembravano morti, in realtà sono molto in voga, e questo prodotto ha rilanciato completamente questo mercato, per cui lo utilizzeremo assolutamente con gli ascolti che Marco ci proporrà la prossima settimana. Benissimo, punto numero 2. Andiamo all'amplificazione e alle casse. Abbiamo detto le 801 D4 sono dei diffusori, mi sembra anche inutile descriverli, come dicevamo sono dei riferimenti. Il suono, la tecnica, la storia Bauer & Wilkins ci ha in realtà scolpito letteralmente le orecchie. Molta della musica che ascoltiamo oggi passa tramite questi diffusori in produzione e poi in ascolto, per cui è parte integrante del processo. Le 801 sono qualcosa di veramente incredibile. Nella nuova versione abbiamo questo materiale, il Continuous, che rende i woofer praticamente indistruttibili, quindi in grado di riprodurre qualsiasi tipo di transiente, di pressione sonora, di spinta, con una velocità e una precisione maggiore dei vecchi materiali. Sapete che Bauer & Wilkins è sempre pioniere nel testare diversi materiali. Ecco, questo è veramente innovativo, reattivo, veloce, preciso e contemporaneamente veramente indistruttibile. Troviamo sempre il Twitter della serie del mondo Nautilus, quindi questo Twitter ormai caratteristico del mondo Bauer & Wilkins, e questo è un diffusore per chi veramente non accetta compromessi. È fatto per sale anche importanti, molto più importanti e grandi di questa, quindi non teme assolutamente pressioni sonore, non teme corrente. Più gliene diamo e più tireremo fuori tutto il live e l'emozione di cui abbiamo bisogno. Bene, per pilotare questi mostri bisogna mettere dietro tanta energia. Utilizzeremo la serie Delta di classe Pre e i 2 monofonici da 300 watt circa. Non stiamo neanche lì a contarli, parliamo di oggetti, di amplificatori con veramente tanta corrente che servono a spostare questi enormi e importanti woofer di Bauer & Wilkins delle 801, quindi serve assolutamente corrente. Come accennavo all'inizio, l'energia e la corrente passa attraverso il mondo dei cavi, delle connessioni, per cui WireWord, abbiamo scelto WireWord perché ci garantisce con la sua ricerca e innovazione che anche il più piccolo in termini economici cavo, quindi anche il cavo di alimentazione strato su un oggetto da 120 euro, è in grado di dare qualcosa in più al nostro impianto. Noi cercheremo di utilizzare ovviamente le serie più elevate possibili per farvi scoprire il mondo WireWord, però sappiate che hanno veramente un gradino per tutti, quindi vanno da prodotti da 110 euro, adesso parlo delle alimentazioni, in 6 o 7 step arriviamo fino alla serie Platinum, il top. 7 gradini dove possiamo andare a risolvere quasi tutti gli impianti. Le stesse serie si traslano sul mondo dei cavi di potenza, dei diffusori, sui cavi di segnale. Quindi venite in negozio che facciamo un excursus, o in un prossimo video spiegheremo bene il mondo WireWord perché è molto importante. Benissimo. In ultimo, dicevamo, parleremo del mondo dell'acustica, non possiamo dimenticarcela, quindi andremo a scolpire il nostro impianto con il mondo dei pannelli Astri. Il mondo dell'acustica oggi si è evoluto, ci sono tantissimi strumenti. Astri per noi è un elemento chiave per andare a testare anche in prima battuta in effetti l'acustica delle nostre stanze, quindi potete richiedere una demo per andare proprio a mappare le problematiche di casa vostra e poi andarle a risolvere veramente abbiamo 1000 modi per risolvere oggi i problemi di acustica, quindi questo, il mondo Astri è uno dei possibili strumenti. Benissimo, io per oggi
vi ho detto tutto, ci vedremo all'evento il 9 e 10 aprile, scusate, maggio, non mi ricordo neanche più che giorno è. Ci vedremo il 9-10 maggio qui a Calco con Giuditta Franco, Marco Lincetto, i dischi di Velut Luna e questi magnifici brand di cui abbiamo parlato. Io vi aspetto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!